Adesso vi porto il punto di vista di uno sviluppatore. Quindi, iniziamo. Breve slide di presentazione. Di solito non mi piace presentarmi subito, ma c'è un motivo questa volta, fa parte del discorso. Tanto mi chiamo Leonardo, sono uno sviluppatore front-end a Claranet Italia, e quindi di solito durante il giorno mi occupo di sviluppo front-end, non sono un sistemista, anche se comunque sia in Claranet ci occupiamo anche di cloud. Eh, Ho un paio di titolini, sono divertenti da sfoggiare, Microsoft MVP e GitHub Star. GitHub Star, super in breve, è un programma di GitHub che premia persone particolarmente attive in ambito sviluppo, in ambito divulgazione, e ne vado abbastanza fiero perché nel mondo siamo 86, quindi pochi, e quindi ovviamente sono anche maintainer di progetti open source. Perché vi ho detto questa cosa? Non per far vedere quanto sono figo, ma perché il contesto è importante. Oggi vi parlerò di un prodotto e è importante chi parla del prodotto perché probabilmente potrebbe avere degli interessi, dei bias, anche non per forza. Però mi sono presentato come una persona abbastanza simpatizzante di Microsoft, abbastanza vicina a GitHub, e quindi io la metto lì come premessa. Facciamo sempre attenzione quando sentiamo parlare di prodotti, chi sta parlando, che interessi e che bias potrebbe avere. Io cercherò di essere il più oggettivo possibile. A volte potrei non esserlo, non lo farò apposta però. Premessa doverosa. Ma parliamo un attimo di voi per avere una mezza idea. Quanti sviluppatori o persone che scrivono codice? Oh, beh, pensavo di meno, invece siamo tanti. Beh, quindi sicuramente saremo tutti d'accordo che scrivere codice ci piace. È quello che facciamo più o meno tutto il giorno, scriviamo spesso codice, quindi dai, ci dà gusto. Però c'è un problema. Non è che proprio il nostro lavoro sia scrivere codice, cioè non è che ci pagano per codice scritto, per fortuna, perché sennò sarebbe un po' un problema. E non ci pagano neanche per sbattere le dita sulla tastiera, non è che dobbiamo premere tasti e far vedere quanto siamo produttivi, tipo i video del mouse che si muove per finta per far vedere che da casa lavori. No, non è esattamente questo. Più o meno, mi piace immaginare che la nostra missione è più quella di creare prodotti che fanno qualcosa, hanno un impatto nel mondo. Possono aiutare il prossimo, possono rendere il mondo un posto migliore, possono far arricchire le aziende che ci pagano lo stipendio. Vabbè, comunque, ehm, alla fine della fiera, okay, in realtà scriviamo codice, a parte quando dobbiamo rispondere alle email o scocciature o riunioni inutili, ci troviamo comunque a scrivere codice. Quindi cosa faremo domani o cosa avremmo dovuto fare oggi, ma siamo qui anziché lavorare? Magari task ripetitivi o noiosi, un'altra API, un altro form, un'altra richiesta stupida che ci fa perdere tempo. E vabbè, fa parte del lavoro. A volte abbiamo delle deadline stringenti, non è il massimo, ma capita, purtroppo. Dipende dagli ambienti, ma a volte può capitare. E magari siamo fortunati, ci troviamo a fare qualcosa di nuovo, di stimolante, però magari o non sappiamo bene la sintassi o andiamo un pochino più piano perché magari è una cosa nuova, è una sfida, ma ci rallenta e c'è comunque la deadline, deve essere pronto per ieri, quindi vado piano perché è una cosa che non conosco bene? No, deve essere già pronta. Sarebbe bello se ci fosse uno strumento che ci potesse aiutare in queste cose e anche in altre. E vabbè, siamo qui a parlare di Copilot e quindi quale sarà mai se non Copilot? E quindi il logo è GitHub Copilot, è un'altra cosa, però sono un sacco di sviluppatori, quindi lo sapete più o meno tutti. Però non è l'unico. Ehm, Appunto io potrei stare qui a parlarvi di quanto sia figo Copilot, ignorando il fatto che esistono tanti altri strumenti, tipo citarne alcuni. Codeium, non l'ho mai usato, però in teoria dovrebbe essere una cosa molto simile, lo usano dei miei colleghi. Aiuta sempre a generare codice e se non sbaglio è anche gratuito, comunque ha un piano gratuito. Cursor, super aggeggio in hype, è un fork di Visual Studio Code,
con delle funzionalità di intelligenza artificiale integrate. Adesso va molto di moda, da quando l'hanno lanciato se ne parla tanto. E potrei andare avanti con Windsurf, potrei anche parlare di Google che ha le sue cose, anche Amazon Q che è sempre un servizio, fa tante cose, fa anche aiuto sviluppatori. Ora si parla molto di Claude, di Anthropic e ce ne sono tantissimi altri, non ci stavano tutti nella slide. Il punto è, ho messo questi perché ne volevo mettere alcuni e ci ho ragionato un po', visto che si fa un po' di confusione appunto tra tutti i vari tipi di LLM, strumenti vari, wrapper che li utilizzano e quindi ho pensato poteva essere utile fare un'analisi sui punti di forza e le differenze varie che hanno questi prodotti, così da rendere un pochino meglio facile capire i pro e i contro. E questo è il grafico che deve spiegare le differenze. Cioè, sono tutti uguali, non stiamo a fare tanti discorsi. Allora, ci sono torno un pelo più scientifico. Ci sono i benchmark che confrontano i vari linguaggi, ci sono le varie opinioni delle varie persone. Ogni strumento è magari un po' più forte in un ambito, in un aspetto, un po' più debole in un altro. Sì, assolutamente, quindi è giusto documentarsi, guardare, leggere articoli, guardare video, cercare di capire ogni persona come li usa per capire bene quali sono i punti di forza. Poi provateli, trovate quello che funziona meglio e scoprirete che qual è il migliore? Quello che ti torna più comodo. Alla fine, di nuovo, l'obiettivo non è scrivere codice o far vedere che siamo produttivi, l'obiettivo è arrivare in fondo e consegnare quello che dobbiamo consegnare con i vincoli di qualità e tutto quello che vogliamo. Quindi qualsiasi strumento usate al cliente finale, se il codice l'ha scritto Copilot, l'ha scritto Cursor, l'ha scritto qualcun altro, non è che gli interessa più di tanto. Ma oggi siamo qui per parlare di Copilot e quindi parliamo di Copilot. Dove si posiziona in questo fantastico grafico? Inizio con il CEO di GitHub, Thomas Dohmke, che non l'anno scorso, ma 2 edizioni fa di GitHub Universe, ma parliamo di ottobre 2023, quindi non è l'anno scorso, ma è un anno fa. Ha detto: "Bene, GitHub è stato fondato su Git, banale, lo sappiamo tutti, però adesso verrà rifondato su Copilot", che è un'affermazione abbastanza forte, quindi fa intuire quanto si stia investendo in questo prodotto. Un'azienda come GitHub, che ha alle spalle Microsoft, che dice: "Sì, sì, vabbè, bello Git, adesso facciamo intelligenza artificiale". Ha un impatto nelle risorse e nello sviluppo che viene investito in questo prodotto. E un'altra cosa importante è che Thomas ha fatto quel giorno, subito dopo aver fatto questo annuncio, ha finito il suo keynote alla conferenza, ha guardato lungo nel pubblico e ha visto un ragazzo e ha detto: "Devo andare a farci un selfie". Vi chiedo scusa, prima sono state delle sessioni serie dove venivano presentati bene dei contenuti, come avrete capito, qui il livello è quello che è. Ma torniamo leggermente seri. Questo è GitHub Universe di quest'anno. Non abbiamo fatto il selfie quest'anno, quindi la prossima slide non sarà un selfie, ma c'è sempre il mio caro amico Thomas con le braccia larghe tipiche da annuncio enorme, con scritto 1 billion developers. Ora, che vuol dire? Intanto billion in italiano fa sempre una confusione atomica. Non è milione, ma è miliardo. 3 zeri di differenza. E uno degli obiettivi di Copilot, di GitHub in generale, è raggiungere 1 miliardo, non ho sbagliato, 1 miliardo di sviluppatori. Non dice entro quanto, perché ad oggi ci sono circa 1,5 milioni di utenti attivi su Copilot, quindi ancora la strada è lunga. Però la missione ambiziosa è questa: fare in modo di, tramite l'intelligenza artificiale, rendere più accessibile la programmazione, quindi permettere magari a chi non lo fa per lavoro, di avere comunque un aiuto, che appunto permette di programmare qualcosa. Poi ci arriveremo e vi farò vedere anche un esempio abbastanza
concreto che va nella direzione di questo annuncio che è ancora più bold, ancora più audace dell'annuncio dell'anno prima, rifondiamo sul Copilot. Altro piccolo passo, piccolo neanche tanto, in questa direzione è la versione free di Copilot. Ok, tolgo il cappello fanboy GitHub e metto il cappello persona del mondo reale. Non è gratis perché vogliono darvi il prodotto gratis. È gratis perché l'idea è lo provi, ti piace e lo compri. Certo. Però da apprezzare comunque il fatto che hanno detto: "Bene, facciamo un free tier che ha 2000 autocomplete, 50 messaggi in chat, così comunque anche un hobbista, una persona che a cui piace programmare la sera, che vuole fare qualcosa, può farlo. Ha il suo piano free e quindi ci si può divertire un pochino. Penso sia apprezzabile. Quindi, da sviluppatore, cosa mi permette di fare? Andiamo un pochino più sul concreto. E andiamo sul concreto facendo una demo. Piccolissimo disclaimer su questa demo. Intanto non l'ho registrata, così fare le demo non registrate con l'intelligenza artificiale è una figata. Io ho una mezza idea di quello che deve fare, ma spero, auguratemi buona fortuna. Non è un sales pitch, non è che vi vendo quanto sia figo, anche perché se no l'avrei registrata. Adesso se vi faccio vedere la demo e non funziona niente, insomma, non è una gran idea. Non è troppo strutturata, mi sono segnato un elenco puntato che poi guarderò di cose che voglio farvi vedere. Cose varie. Appunto è un racconto di come io, come sviluppatore, uso Copilot e in generale perché mi piace, insomma, ve lo faccio vedere. Quindi buona fortuna a me e vediamo cosa succede. Okay. Si sente qualcosina? Sì. Oh, adesso ci divertiamo. Dunque, altra domanda fondamentale. Si vede? Mi fate un pollice in su? Un meglio? Ancora? Io posso anche fare così, però poi Tema bianco. tema bianco. Lascia scuro. Ha vinto il popolo ha deciso scuro. Allora, però prima della demo bevo un goccio d'acqua, se no muoio. Molto bene. Cosa fa questo bellissimo strumento? Vabbè, ci suggerisce il codice. Ora, indipendentemente da cosa sia esattamente questo codice, non è poi così interessante. Funzionalità base con cui ce l'hanno venduto all'inizio 2-3 anni fa. Ti suggerisce il testo grigio, chiamato Ghost Text, premo tab e me lo completa. Figo. A volte, a seconda della situazione, mi potrebbe dare una sola riga se vuole spingersi fino lì e non vuole esagerare, e a volte potrebbe anche suggerirmi più righe. E fin qui tutto banale, ok, lo sappiamo tutti. Una piccola cosa non cambia la vita, però non la vedo fare molto spesso. Premendo CTRL invio, apre un pannello sul lato che fa fino a 10 diversi possibili suggerimenti. Quindi quando vi suggerisce qualcosa che non vi convince, ogni tanto mi piace usarlo. E qui adesso l'esempio è veramente banale, probabilmente sono quasi uguali, cambia prom, select, ma non ha importanza. Comunque è un piccolo strumento in più che volendo può tornare utile. Ma passiamo a cose leggermente più interessanti. Dunque, un altro piccolo trucco che ho trovato molto molto comodo è questo. Faccio l'esempio su un file di localizzazione, ma in realtà andrebbe bene ovunque. Devo localizzare un
un oggetto che si chiama workItem. Quindi devo associare per ogni campo dell'oggetto la stringa da mostrare poi sul front-end dove mi pare. E lui qui prova a suggerirmi qualcosa, però è completamente sbagliato, ha praticamente copiato quello che c'è sopra, non vale così, è troppo facile. Una cosa molto utile è questa. Magari avete, su Gira, su una GitHub issue, su un documento Word, le istruzioni di cosa doveva essere 'sta roba. La incollate qui e lui in automatico, la va ad utilizzare come contesto. Quindi ora premo tab e lui ha letto che nel file c'era scritta 'sta roba, anche in italiano, non è un problema. Lui sapeva che doveva fare un'entità workItem con id, title, description, priority gli ho detto che aveva queste 3 e lui me l'ha messe qui. Cambia la vita? No. Però, nelle attività, e questa sarà una cosa che ripeterò spesso, nelle attività noiose e ripetitive, a me sembra faccia risparmiare una valanga di tempo che poi posso usare per fare altre cose. Quindi, vi invito anche ad apprezzare le piccole cose, i piccoli vantaggi che ci dà, piuttosto che clicco un bottone e fa tutto lui. Perché poi alla fine della fiera, anche questo hanno il loro vantaggio. Ma, parliamo di, quando fa tutto lui. Chat, quindi Command I o non so, su Windows penso sia Control I, comunque ve lo spara subito qui perché vuole che lo usi. Sono in un file che si chiama useDebounce. Ora, è un hook di React, ma non ha importanza cosa deve fare. Si chiama useDebounce e io farò un prompt molto complicato e articolato. Do it. Non è che devo stare a spiegare troppo. Il file si chiama useDebounce. Cosa mai vorrò? E ci hai indovinato, è effettivamente questo. Ora, di nuovo, non è un codice impossibile da scrivere, è il codice che avremmo copiato, preso da una libreria, ma il senso è, già dal nome del file più o meno ho capito cosa doveva fare. Può essere comodo. E già che siamo qui, riapriamo la chat inline, /command, più banale, ma sempre comodo. Scrivimi la documentazione per questo che hai appena scritto. Banale, di nuovo, però fa risparmiare del tempo. In realtà non è neanche poi così male, che dirò. E quindi così chiunque usi la funzione ci va sopra col mouse e si trova tutta la serie della doc. Semplice. Altra funzionalità, sempre con gli /command, molto pratica, è questa. Dai, i test vanno scritti, no? E se li facciamo scrivere a lui si fa ancora prima. Disclaimer grosso come una casa, non l'avevo ancora detto, però dovevo ripeterlo forse ogni 2 minuti e lo ripeterò anche dopo. Non è che prendiamo per buono tutto quello che ci genera, adesso io lo sto facendo così per andare veloci. Ogni cosa che genera ce la rileggiamo, ce la riguardiamo, se no non funziona così. E lo accetto, bene. Quindi gli ho detto solamente test, mi ha aperto un pannello sul lato e mi ha creato un file con 1 milione di righe rosse. Quindi anche qui non è proprio perfettissimo, però vediamo cosa riusciamo a fare da qui. Intanto lo salvo. Ora con la risoluzione si vede microscopico. useDebounce.test. Una cosa che forse non vedrete è che where mi dice UX, la cartella UX. E da dove l'ha tirata fuori, molto banalmente, io ero già dentro questa cartella. Quindi mi ha aperto un pannello con il file e mi ha detto: "Beh, vabbè, sicuramente lo vuoi mettere lì, in caso lo sposti, ma". E arriviamo qui. Quindi, sacco di righe rosse. Vediamo cosa possiamo fare. Intanto non capisco perché continua sempre a suggerirmi una libreria che non esiste, però ancora siamo molto distanti dal risultato desiderato. Cosa possiamo fare? Selezioniamo tutto, riapriamo sempre la mia amica chat in linea e dico: "Bene, a parte un sacco di errori, vedo che stai usando Jest. Jest, libreria comunissima per fare test in JavaScript e quindi immagino non a caso, mi abbia suggerito la più comune.
Però io voglio usare Vitest, che è un'altra più recente, più performante e è quella che ho configurato in questo progetto. Banale. Gli dico use Vitest e lui usa Vitest. E bah, momento della verità, ha anche funzionato. E di nuovo, non basta questo. Ora dovrei andarmi a leggere tutti i test che ha scritto, capire se effettivamente hanno senso e eventualmente integrare, aggiungere, modificare. Però come punto di partenza ho scritto una funzione banale di libreria, anzi mi sono fatto scrivere una funzione di libreria. Esatto, generare. Mi sono fatto generare i test e m'ha spinto parecchio, sono andato abbastanza veloce e quindi adesso piuttosto che dovermi scrivere tutto a mano, va bene, non è niente di complicato, ma 'ste 60 righe me le ha fatte lui, con calma me le guardo, vedo che i test passano e mi dà una bella spintarella. Cos'altro possiamo fare di divertente? Allora, ho una tabella qui, vuota, non è importante cosa sia, beh, è la nostra tabella dei work item. Utilizzo una libreria per gestire la tabella e questa libreria vuole che io definisca le colonne. Quindi potrei riusare il mio fantastico prompt e dire: "Lui, fammi la definizione delle colonne." E si è inventato un po' di roba. A parte vabbè, all'errore non funziona 'sta cosa. Cosa posso fare? Il contesto è importante. Il contesto è importante in me che vi presento questa cosa, il contesto è importante in lui che, lavora. Deve sapere dove sta lavorando, come è fatta la mia codebase e legge un pochino dai file aperti, cerca dei modi per capire da solo il contesto, ma a volte è il caso di aiutarlo. Qui c'è l'iconcina di Clippy, che è attach context, ma posso anche usare il cancelletto, che mi fa la stessa cosa. E potrei dirgli codebase. Quindi lui si va a fare una scansione di tutta la codebase e cerca di capire se c'è qualcosa che può essere utile per generare quello che voglio generare. Di solito è abbastanza preciso, ma se voglio essere ancora più preciso e so dove andare a guardare, file e symbol. Symbol è, qualsiasi cosa definibile nel progetto. Abbiamo visto prima che c'era un'interfaccia work item, quindi gli dico: "Usa quell'interfaccia per fare i tuoi ragionamenti." E quindi così saprà quali sono le colonne da generare, ma magari non sa il formato, perché la libreria che uso, ha un suo formato particolare. Bene, perché ho un'altra tabella nel mio progetto che ha già le colonne definite, secondo il formato necessario. Quindi gli dico non gli dico niente, non gli scrivo neanche il prompt. Gli dico: "Leggi quell'interfaccia, quel tipo, leggi il file con le colonne e vedi di tirar fuori qualcosa." E lui inizia a scrivere una valanga di roba che potevo tranquillamente scrivermi a mano, perché è tutta roba ripetitiva e noiosa. Però ha fatto presto. L'accetto, salvo e adesso ho le colonne. Tra l'altro sapeva che priority non era una stringa, ma aveva solamente i 3 valori low, medium e high, e quindi ha pensato: "Mah, ti dirò, priority anziché far vedere solo il testo, ci metto un componente badge", sapendo che nella mia codebase c'è un componente badge. Ennesima dimostrazione per ripetere lo stesso concetto. Mi ha scritto queste 87 righe in un attimo, magari ci avrei messo, 20 minuti a scrivermele tutte io o 15 andando nell'altro file e cambiando i nomi. Ma me le ha fatte lui, ha fatto lo stesso lavoro che avrei dovuto fare io a mano. Ehm, però però gli ho dovuto, dare io il contesto in questo caso, perché era qualcosa di relativo a altri file già scritti. A volte il contesto però potrebbe essere, qualcosa di più generale, una pratica, una best practice che abbiamo in azienda, una regola di sicurezza, una preferenza personale e non gliela voglio spiegare ogni volta, non gli voglio ogni volta dire: "Guarda di là se c'è qualcosa di simile." Quindi, c'è un'impostazione, che in realtà è attiva di default, l'ho disattivata adesso per fare la demo, che praticamente va a leggere questo file nella cartella .github, /copilot instruction, quindi
lui qui dentro e in questo file potete mettere delle istruzioni, una prima parte di prompt che viene sempre applicata quando usate la chat. Esempio banale, non usare numeri magici, usa delle costanti e mettile in cima al file se ha senso. Quindi, se torno al nostro useDbounce, cancello tutto e gli dico di rifarmelo, questa volta mi dice ok, ti metto un delay di default e la costante te la metto in cima. Quindi di nuovo, piuttosto che affidarmi al 100% a Copilot che genera in base ai modelli su cui è stato addestrato, al codice potenzialmente brutto su cui è stato addestrato, io gli posso dire, bene, ti do dei guardrail, delle istruzioni. E quindi genera il codice più o meno come vorrei che venisse generato. E questa cosa c'è anche in maniera analoga per un'altra funzione, leggermente meno importante, ma neanche troppo, che è generare il messaggio dei commit. Ora ho fatto le mie belle cose, clicco questo bottoncino e lui mi genera il messaggio. E infatti ho aggiunto work item e ho implementato look e ho messo i test. Vabbè, in realtà anche il test è abbastanza buono. Mi ho aggiunto questo fit e va bene, benissimo. Conventional commit, sapete, si può aggiungere un prefisso per indicare che tipo di commit è, quindi fit, fix, test, qualsiasi cosa. E però se non lo volessi, di nuovo c'è un'impostazione, sono diverse in realtà, sempre per dare delle istruzioni quando fai review, quindi quando ti fai spiegare il codice, quando generi il codice, e ce n'è anche una per i commit message, che posso andarmi a modificare. In questo caso posso dargli, ora sono nelle impostazioni di Visual Studio Code, o il path di un file, e quindi fa la stessa identica cosa di prima, c'è un file con tutte le istruzioni e da lì se le va a tirare fuori, o direttamente un testo, un prompt. E se stavolta gli dico do not use conventional commit, gli faccio rigenerare il prompt e mi rimette conventional commit di nuovo, perché, come ho appena detto, qualcosa deve sempre andare storto. A parte questo, facciamo finta di niente, facciamo finta che abbia funzionato. Fantastico, però questo prompt ha un altro problema, oltre al fatto che adesso non ha funzionato e ieri sì. Qui sono, spero si legga, ma vabbè, nelle mie impostazioni della mia macchina di Visual Studio Code. Però magari voglio che tutti i miei compagni rispettino questo standard, se no non ha senso se ognuno fa le robe come gli pare. Quindi, questo non è una cosa di Copilot, è una cosa di Visual Studio Code. Le impostazioni si possono anche mettere in un file dentro la cartella .vs Code, settings.json. Cosa succede? È esattamente lo stesso, lo riprovo per scrupolo. Ok, stavolta l'ha preso. E in questo caso cosa è cambiato? Doveva funzionare anche prima. Sono dentro questa cartella che presumibilmente andrà anche nel repository, a meno che non mettiate questo su git ignore, ma poi le impostazioni del leader devono andare nel repository? C'è chi dice sì, c'è chi dice no, tralasciamo. Il messaggio che voglio far passare adesso è comunque queste configurazioni sia nel settings sia in quest'altro file dovrebbero stare nel repository così che tutto il team può usare appunto queste configurazioni condivise. Ma dove altro è... Intanto, quanti minuti ho? Ok. Velocizziamo un pochino. Altre cose comode. Chat globale, gli si possono fare domande, l'ha fatto vedere anche prima Luca. Ci sono gli agent. Agent sono delle estensioni che si possono installare, e ad esempio questa non l'andrò a usare adesso, ma se connesso a MongoDB, Copilot entra a conoscenza dello schema del vostro database e potete fargli domande sul database. E questa perché è l'estensione di MongoDB. Ce ne sono tantissime altre su tantissimi altri servizi. Copilot Edits è l'equivalente della chat singola, ma in questo caso gli posso passare anche più file contemporaneamente, metterli nel working set, e stavolta il prompt andrà da giro su tutti questi. Quindi il do it che mi scriveva il singolo metodo
può essere un prompt più strutturato che agisce su più file. Comodo anche questo. Altro posto carino dove c'è sempre la nostra amica chat. Benissimo. E il terminale. Esempio banale. Fammi il diff degli ultimi commit, potrei non ricordarmi qual è il comando. Me lo son fatto generare dalla chat. O fammi vedere solo i nomi dei file. Me lo genera, ok, interessante. Nomi dei file che ho modificato nell'ultimo commit. Ma c'è anche in altri posti Copilot Chat. Ho un page di GitHub, posso parlarci da qui. E questo è veramente l'equivalente di ChatGPT, anche qui cambia veramente poco. Però sono dentro GitHub e quindi volendo posso fargli anche domande specifiche su un particolare repository. Esempio, se ne apro uno, gli posso andare a chiedere bus factor for this repo. Chi conosce il bus factor? Questa è una chicca. Il bus factor è il numero di persone per cui se venissero investite da un autobus il progetto andrebbe a morire. La versione meno macabra è lottery factor. Se tot persone vincono la lotteria smettono di seguire il progetto e il progetto muore. E quindi niente, lui va a guardare chi è che fa i commit e dice ah bene, se Tanner viene cacciato sotto da un autobus c'è qualcun altro, se saltano i primi 3 arrivederci. Gli si possono anche fare domande intelligenti, però c'era anche questa. Domanda, in grado di creare anche le action su... Sì, penso di sì. In teoria è aspetto perché voglio vedere cosa fa, però in teoria dovrebbe riuscirci. Comunque sia, è come se fosse un'istanza di ChatGPT che però è dentro a contesto sul progetto in cui lo stai lanciando. Adesso gli ho fatto una domanda stupidissima, però effettivamente mi sembra aver senso. Il progetto è JavaScript e quindi mi dice, vabbè, tiro su Node, provalo in queste 3 versioni, checkout e lancia il comando test. Qualcosa ci tira fuori. Altro strumento che vedremo velocemente è Workspace. Questo è quello che fa tutto. Gli diamo un prompt e se la sbriga tutta lui. Da dove possiamo entrare? Possiamo passare direttamente dal sito. Oppure se vado a prendere una issue qualsiasi, trovo un bottone Opening Workspace e da qui mi va a leggere la mia issue, lanciarla dentro questo mega strumentone e da qui inizia a ragionare. Legge la mia issue e pensa a cosa si potrebbe fare. Come su Art Attack ce l'avevo già pronta sotto il tavolo e non mi ricordo qual era delle tante. In ogni caso, va bene una qualsiasi. Il principio è se me la apre, perché se non me la apre non c'è nessun principio, non me la apre. Benissimo. Il principio è prende il vostro task, genera un piano, crea il codice e apre la pull request. Magico. Chiaramente il solito disclaimer, sì, vabbè, va comunque guardata, non lo lascerei mai andare da solo. Ultimissimo giocattolino prima di ripassare alla parte finale delle slide, GitHub Spark che è stato annunciato l'anno scorso a Universe, quindi 3 mesi fa. Questo è più nella direzione andiamo verso un mondo dove tutti possono fare gli sviluppatori. E non ho tempo di farlo da capo, ma ci sono tutti gli step. Quindi io ieri sera ho aperto GitHub Spark e gli ho detto, come sempre con i miei prompt ben articolati, name wheel spinner. Così ha ben capito tutti i miei requisiti. E lui mi ha fatto sta cosa, che non è un wheel se l'è scordata, però l'ha fatto. E allora ho detto, sì, vabbè, dai, il disegno mi hanno fatto che gira, wheel. E lui mi ha fatto questo. E adesso ho una ruota che gira e mi dice il vincitore.
Dai, impegnati. Aggiungi il nome nella fetta della ruota. E di nuovo me l'ha fatto. Non è un'applicazione che cambia il mondo, non è una roba potentissima chissà quanto. La cosa bella è che io ho scritto queste 3 cose e lui mi ha fatto un'applicazione decente. E questo significa che veramente chiunque può fare qualcosa di un piccolo giocattolino, anche un bambino, anche un genitore per i figli piccoli gli crea un gioco e qui c'è il codice, ma uno potrebbe anche non guardarlo. E quindi questo è secondo me uno strumento molto interessante. Si può anche usare in ambienti più seri, ad esempio questo va a creare dei mermaid diagram, che sono diagrammi definiti in Markdown, che poi vengono renderizzati, in un diagramma. E posso anche usare qui, un LLM, tipo questa struttura gli dico: "Il server has a database", define e aggiungo database. E di nuovo, questo non è GitHub Spark, questa è l'applicazione che ho realizzato, quindi da non sviluppatore posso fare un'applicazione che utilizza l'intelligenza artificiale per fare qualcosa di piccolo, ma magari tra qualche anno sarà ancora più potente. E e torniamo alle slide. Quindi abbiamo visto, ehm, Workspace, più o meno perché non andava, è in Technical Preview, così come è in Technical Preview GitHub Spark. Quindi è bellissimo, risolve tutti i problemi che abbiamo, fa tutto da solo. Prima dicevo: "Guardiamo sempre il codice", però Spark fa tutto lui. Ho detto: "Possiamo anche non guardare il codice". Cos'è quello? Chi conosce quel cioè in realtà l'immagine l'ho presa a caso, non ha senso. Questo è un golden hammer, che è prima uso sempre il nome stupido, il nome serio è law of the instrument. Praticamente, se l'unico strumento che abbiamo è un martello, ci viene pratico pensare che possiamo trattare tutto come se fosse un chiodo. Quindi io ho il martello e inizio a smartellare dappertutto, perché funziona, i chiodi li pianta. Attenzione, non dovremmo usare Copilot ciecamente per fare tutto. Intanto non leggo le slide. Oltre a questo, potremmo produrre codice senza comprenderlo. Questo è abbastanza pericoloso. Se ci facciamo generare codice, ma non sappiamo cosa ha generato, andiamo a consegnare qualcosa che molto probabilmente darà problemi, anzi, sicuro. E questo è un problema che, stiamo avendo perché Copilot è comodo, ci genera il codice direttamente nell'IDE e quindi è facile che poi il codice lo mandiamo avanti anche senza averlo capito. E questa cosa non si era mai fatta. No, aspetta. Cioè in realtà non è una cosa nuova mandare avanti codice non scritto da noi. Semplicemente prima era più scomodo, toccava andare su un altro sito, cercarlo, fare copia e incolla. Adesso ce l'abbiamo già lì. Infatti, prima andava forte Stack Overflow, poi piano piano è andato in declino perché ci siamo resi conto che copiare codice da Stack Overflow non era forse la scelta migliore. Non è assolutamente vero, è andato in declino perché ci siamo accorti che, con prima ChatGPT e poi tutti gli altri non era strettamente necessario, anche perché tanto ChatGPT i modelli li ha allenati anche con Stack Overflow, quindi dai, è solo più comodo. Altro lato negativo serio, dimentichiamo come si scrive il codice. Ehm, All'inizio non ero d'accordo su questa cosa. Ehm, Poi adesso ultimamente ogni tanto sto provando a disattivare Copilot. Mamma mia, so più fare niente, mi sento scemo. E allora adesso lo faccio apposta, ogni tanto lo disattivo, magari se ho delle deadline strette no, ma quando programmo la sera per divertimento, per studiare qualcosa, ammetto che a volte lo tolgo. Lo tolgo, vado un po' più piano, almeno evito di dimenticarmi le cose base. E potremmo non accorgerci di alcuni bug. Ci ha generato il codice, l'abbiamo letto, crediamo di averlo capito, lo consegniamo. Crediamo di averlo capito, non lo abbiamo capito, ci sfugge qualcosa, oppure dato dalla velocità. Attenzione, è abbastanza pericoloso. Ma appunto chi ci dice che deve fare tutto lui? Cioè non è che beh, bello il martello d'oro, però si è spento. Benissimo. Mi devo sedere. Così, adesso
Così non funziona. Beh, è anche spento. Così invece? Bellissimo. Ok, quindi chi ci dice che deve fare tutto lui? Noi abbiamo sto martello d'oro, ma ne usiamo per tutto. Anche perché la responsabilità è la nostra. È bello, Copilot genera il codice, è pratico. L'ha fatto l'intelligenza artificiale, io non ne voglio sapere niente. Cioè, è banale, è ovvio che non dobbiamo dire questo. Non mi stupisce che questa frase ogni tanto viene utilizzata. Gli umani fanno cose discutibili e serve sempre avere un minimo di skill, dobbiamo appunto capire il codice che stiamo scrivendo e validarlo. Fino a che non arriva Devin. Chi conosce Devin? Almeno sentito dire? Ok, alcuni, non tutti. C'è scritto. Il primo agente AI autonomo super figo engineer che si presenta così. Ora, lo screen è super sfocato, l'ho preso a caso da Google, ma in realtà non è importante. Quello che voglio farvi vedere qui è c'è una chat in alto a sinistra, c'è sotto un browser, c'è un terminale, ci sono 2 pannelli con del codice, Python credo. Cosa fa Devin? Semplicemente interagendo dalla chat, quindi parlando con questo sistema, multimodal, multi-agent, non so la definizione, lui prende e fa tutto da solo. Cioè apre il browser, crea l'applicazione, la lancia, scopre che c'è un bug, allora prova a fixarlo e intanto vi dice tutte queste cose che sta facendo. Quindi fa tutto lui e in tempo reale riusciamo a vedere cosa sta facendo. Così possiamo o interromperlo o continuare a guardarlo. E quindi ci ruba il lavoro sicuramente. Tant'è che viene venduto come un junior developer a $600 al mese. Fa ridere, ma fa anche riflettere, ma fa anche ridere. E quindi, vabbè, comunque un minimo di skill servono, cioè non è che lo pago $600 a sto junior e gli dico: "Ah, vai tranquillo, qualcuno tocca che ci guarda". E quindi il nostro lavoro è salvo. Ma arriva questo ragazzino ricciolino qui, e questo è di 10 giorni fa in realtà, da Joe Rogan, un podcast più famoso in America, credo. E questo ricciolino, Mark Zuckerberg, ha buttato fuori questa, ma parlava proprio tranquillo: forse 2025 a Meta avremo una specie di aggeggio AI che praticamente sostituisce i mid-level engineer". Caspita. Quell'altro era junior, questo già è mid-level. Insomma, è rischiosa sta cosa. Una cosa divertente, questo non è farina del mio sacco, l'ho letto in un commento di un video, che questo ricciolino qui, che ha detto questa cosa, è lo stesso che qualche anno fa era nel memeverso a dire che era il futuro dell'umanità. Quindi vabbè, magari l'ha sparata grossa e basta, non lo sappiamo. Però, stiamo attenti. Ma praticamente questo mid-level engineer, o comunque qualsiasi sistema, chiuso il discorso Meta e robe di Zuckerberg, come funziona? Scriviamo un prompt, l'AI genera il codice, va bene? No. Prompt, codice, va bene? Sì, deploy. Facile? Sembra molto facile. Intanto il prompt va scritto, basta scrivere do it ogni volta come faccio io o niente. Per i giocattoli e le demo, per far vedere quanto è figo, sì. Nel mondo reale lo dovreste scrivere con la grazia al prompt. E poi il codice generato è buono? Come facciamo a sapere se a scrivere il prompt e sapere se il codice è buono? Come lo vai l'output? Perché sennò, vabbè, c'è un bug, vai, fixalo, fatto. Sarebbe forse bello funzionasse così, ma non credo proprio. Allora cosa fai? Fai il test a mano. Ci vuole il tempo, specialmente per cose complesse, non è che ogni volta posso ritestare tutto a mano per ogni minima modifica. Vabbè, i test automatici li scrive l'AI come ho fatto prima. Però chi li valida? Io gli ho fatto generare 3 test, gli ho detto usa bytest, erano verdi. Non vuol dire niente, non vuol dire che avevo dei test del quello che avevo scritto. Oppure un'AI fa review alle AI, questo è fighissimo. Anche GitHub ha un'opzione per far fare code review nelle pull request a Copilot. Quindi workspace
crea il codice, apre la pull request, Copilot fa review, la prova, se la sbrigano tutta tra di loro. Non ci arriveremo mai, e anche perché, oddio, magari sì, ma almeno ad oggi o qualcuno ci capisce qualcosa o ci fidiamo al 100% delle AI. Non lo so, in realtà ci arriveremo, non lo so, non ne ho idea, ma siamo distantini, quindi per ora siamo abbastanza tranquilli. Non credo che, nonostante le tecnologie che abbiamo adesso siano veramente belle, forti, non è che ci porta via tutto. Sicuramente lo cambia, ovvio. C'è un nuovo strumento, ci adattiamo, impariamo ad utilizzarlo, qualcosa cambia, ma probabilmente servirà sempre stargli dietro. Anche perché, come dicevo prima, noi non è che scriviamo codice e basta, o battiamo i tasti. Alcune cose, adesso non è una lista completa, ma dobbiamo capire bene i requisiti, quindi non basta scrivere il prompt, bisogna prima capire che cosa deve contenere il prompt, non soltanto la forma. Uguale risolvere i giusti problemi, sistema manutenibile, casi limite, errori, spesso il codice che viene generato è l'happy path, arriva dal punto A al punto B, bene. Se qualcosa va storto nel mezzo, dobbiamo essere noi a sapere cosa può andare storto, anche a livello di dominio, non solo a livello tecnico. E la sicurezza. Spesso il codice generato non è proprio dei più sicuri, essendo allenato su tutto il codice in giro, il codice medio più frequente non è il migliore, è il codice medio più frequente. Quindi un sacco di cose a cui dobbiamo comunque tenere conto noi. Quindi, andando verso la conclusione, cosa ne penso io? Front-end engineer con dei bias, quindi non è la Bibbia, è il parere di una persona. Io mi sento più produttivo, onestamente. Cose noiose e ripetitive? Me le faccio automatizzare tutte. Non ho voglia di scrivere boilerplate, gli dico leggi l'altro file, fammelo uguale, poi lo guardo e boh. Mi faccio dare suggerimenti quando mi blocco. Qui è divertente, a volte quando usi delle librerie scopri cose che non sapevi esistessero. A volte ti dice cose che non esistono veramente. Ci sta, lui fa il suo, a volte ci becca, a volte no. Però quando non ci becca poi è super frustrante. Ah, come non esiste? Ma andiamo avanti. Questi sono i lati positivi. Ho sempre un compagno con cui fare brainstorming. C'è la chat, gli chiedo di spiegarmi il codice, gli chiedo cosa ne pensa. Super trucco, non l'ho scritto nelle slide. A volte gli faccio la domanda al negativo, perché te maledette intelligenze artificiali sono troppo gentili. Se gli chiedete va bene sta cosa, cerca di indorarvi la pillola. Se gli chiedete perché questa cosa va male, non lo so, ho notato che se gli chiedo perché è sbagliato, cerca di darmi suggerimenti migliori. Così, un piccolo consiglio. E appunto riesco a valutare soluzioni a cui non avevo pensato. Quindi, come ho detto prima, magari cose che non sapevo e gliele faccio dire lui. Ma attenzione a non abusarne, il golden hammer. Produttività non vuol dire risultati migliori, perché se io faccio schifo e faccio schifo velocemente, faccio molto schifo, non sta migliorando, questo sta peggiorando la situazione. E quindi vado molto più veloce, però devo ricordarmi la qualità, perché se vado veloce male, vado molto male. E appunto questo esperimento, disattivarlo ogni tanto può essere divertente. Resta un copilota, l'ha chiamato Copilot, non per sostituirci, per essere sempre al nostro fianco e per aiutarci. Io decido che codice committare, sempre. Se io non capisco che codice ho generato male, lo devo capire, lo riscrivo. Però, no, in realtà se ho fretta no. Devo riscriverlo, devo capirlo, devo sapere bene cosa succede. Quindi sono sempre io il responsabile di ogni codice che Copilot genera. Anche perché in realtà è fatto apposta. Il commit lo faccio io, non lo fa Copilot. C'è il mio nome nel codice che è andato su. Posso raccontare che codice ho generato, ma mi dicono no, c'è il nome tuo, non funziona. E appunto la soluzione generata non è il prodotto finale. È una spintarella, mi velocizza, mi dà un indizio, ci reitero sopra e arrivo al prodotto finale. Quindi, sintesi della sintesi della sintesi. Come riassumere tutto quello che ho detto in una frase. È uno strumento. Lo usiamo bene,
un sacco di vantaggi. Lo usiamo male, è controproducente. Banale. Grazie. Di nuovo slide di presentazione con un po' di link e come anticipato da Ste mi trovate su YouTube dove ho una dozzina di video su Copilot in realtà. Quindi qualcosa di più approfondito lo trovate lì insieme a altre cose in ambito front-end chiaramente. QR Code è LinkedIn. Banale. Aggiungetemi su LinkedIn se avete domande, dubbi, curiosità, mi scrivete in chat e mi trovate lì. Grazie Leonardo anche a te, grazie anche per il coraggio della demo live. Ci è stato avuto un altro applauso pure per questo. Grazie. Qualche domanda al volo? Non cambio domande perché poi stiamo un po' sforando con tempi. Vai, 2 domande. Hanno alzato il braccio in 2, quindi facciamo fare a loro. Allora, una domanda molto al volo. Sì. Io non ho mai usato Copilot, però ho sentito delle opinioni dove dicevano è frustrante nel momento in cui lui mi completa, io ho in mente, ho il mio flow di codice a scrivere, lui mi completa il codice in uno stile che non è il mio o in una maniera totalmente diversa. Vuoi il nome di una variabile o vuoi che su JavaScript usa il let anziché il var o il const, queste cose qua. Nella tua esperienza, quanto ti è capitato di avere questa situazione e quanto effettivamente è frustrante? Allora, qui c'è un concetto secondo me di setting expectation, no, sì, impostare le aspettative. Dobbiamo capire cosa aspettarci dallo strumento, perché se le nostre aspettative non sono allineate con quello che fa lo strumento, è inevitabile che sarà sempre frustrante. Tornando più nel caso specifico, per risolvere questi problemi di stile, l'ho mostrato brevemente nella demo, c'è quel file di istruzioni, dove appunto se hai preferenze tra let, const o altre politiche, pratiche, preferenze, gliele dici lì, e lui tendenzialmente le rispetta. Altra cosa, in realtà mediamente mi sta bene il codice che genera, anche perché spesso gli do il contesto, oppure tengo i file aperti giusti, o è qualcosa che ha già contesto nello stesso file, quindi per quello che gli faccio fare io, che velocizzarmi le cose che comunque o già so, che comunque mi dà solo una spinta, riesce a capire dal resto del codice. Se dovessi chiedergli di fare cose completamente da zero, in quel caso sì, in effetti sei abbastanza in balia di quello che ti genera lui. Però lì se hai delle esigenze specifiche che non sono la media del codice con cui è allenato, tipo prima mi ha fatto i test con Jest e gli ho ridetto no, usami i Vitest. Rigenera il codice, li puoi iterare comunque sul prompt e più o meno di solito arrivo al risultato che voglio. Ecco. Un'altra domanda? Sì, ciao. Ciao. Nella tua esperienza lo faresti utilizzare questo strumento a delle risorse junior che arrivano nel team? Personalmente no, ecco, nel mio caso. Poi la tua esperienza mi... Ok, allora, domanda a cui la risposta è la più ovvia delle ovvie. No, forse no. Dipende. Però in realtà no, qualcuno potrebbe essere molto opinionato e dire no, non dipende, se sei junior non lo usi. Che può essere anche un'opinione che ritengo sensata. Secondo me dipende, nel senso, cos'è importante in quel momento. Se in quel momento la risorsa junior, la persona junior, ha abbastanza tempo per permettersi, tempo e affiancamento per permettersi di sbagliare e quindi di andare più piano, no, non glielo fare usare. Vai piano, sbaglia, ti faccio code review, se sbagli ne parliamo e impari qualcosa. E dovrebbe essere così. Sappiamo che purtroppo non sempre è così. In quel caso potrebbe anche aver senso utilizzarlo perché comunque è uno strumento che verrà utilizzato più o meno da tutti, però comunque deve capire bene quali sono i limiti dello strumento e
appunto quanto deve cercare, deve rispettare le solite regole del lo deve rileggere, lo deve capire. Quindi secondo me appunto dipende, sarebbe meglio di no, in certe situazioni capisco perché potrebbe avere senso di sì. Grazie Leonardo, direi ci fermiamo qui con le domande, ma se avete ancora alcune curiosità comunque Mi trovate. qualche minuto. Grazie di nuovo, un nuovo Grazie. applauso. Grazie.